Buongiorno a tutti e bentornati qui a Game Dev, una rubrica dove cerco di spiegarvi le fasi dello sviluppo di un videogioco. Io sono Walter, CEO di Asobiolic, e oggi andremo a vedere cosa c'è dopo la fase di preparazione che abbiamo visto nell'episodio precedente. Dopo aver trasformato l'idea in un progetto concreto, si passa dalla fase di preparazione a quella di pre-produzione. Questa è un po' come una prova generale prima del grande spettacolo, serve a testare un po' tutto quanto prima di lanciarsi nello sviluppo vero e proprio. Immaginate di dover costruire una casa. Non iniziate subito a mettere un mattone sopra l'altro con la calce. No, prima si testano i materiali, si fa un disegno, degli schizzi, dei modellini e poi si può andare appunto a costruire la nostra casa. Per lo sviluppo dei videogiochi è la stessa cosa, chiaramente non con mattoni e calce. Si parte quindi dal GDD, il Game Design Document, in cui avevamo parlato nell'episodio precedente, e si iniziano a fare dei prototipi, dei test. Non sono dei prodotti finali o qualcosa che andrà poi nel gioco finale, ma sono più dei test per capire se le meccaniche funzionano, se i personaggi funzionano, se la trama quadra. Magari in questa fase si capisce che un livello è impossibile da realizzare, oppure sono troppi personaggi da dover creare e quindi bisogna iniziare a ridimensionare le cose. Ecco, questa è la fase dove tutto questo avviene. Se si pensa che qualcosa non va bene, la si rifà dal prototipo, si ritesta e poi si manda all'ok per la produzione poi successiva. Senza questa fase capiamo benissimo che se si va subito dritti nella produzione si perde un sacco di tempo. Un'altra parte fondamentale nella fase di pre-produzione è la parte artistica, dove designer, artisti iniziano a creare i personaggi, le ambientazioni e così il nostro gioco inizia a prendere vita visivamente. Anche i narratori entrano in gioco, iniziando magari a creare dialoghi o missioni. Durante la pre-produzione poi è il momento in cui si prendono delle decisioni fondamentali che non si andranno poi a cambiare più avanti, possibilmente. Quali tool usare, quali engine, quali software, quanto budget stanziare. Certo, ne avevamo già parlato nella fase di preparazione precedente, però da qui in teoria non si dovrebbe poi più scappare, mentre dalla fase di preparazione a quella di pre-produzione qualcosa potrebbe cambiare perché magari si è visto che qualche meccanica non funziona. Ecco, entrati poi nella fase successiva, che sarà la produzione, è meglio non andare a toccare le cose decise in questa fase qua. In sviluppi indie solitamente la fase di preparazione e pre-produzione sono fatte assieme, seguite subito dopo dalla fase di sviluppo. Questo perché appunto, non avendo grossi team da dover gestire, diventa un pochettino più semplice. In più, nei progetti indie solitamente non c'è un budget da dover stanziare ai vari reparti, anche perché non ci sono dei reparti. E quindi ci si toglie anche il sassolino di dover gestire la parte economica della produzione. Che può sembrare una cosa semplice, metto un po' di soldi qua, ne metto di là, il più è meglio. In realtà no, un piccolo errore di calcolo e può saltare tutta quanta la produzione. Una buona pre-produzione, come anche una buona preparazione, aiuta ad evitarsi problemi più avanti e ritardi su ritardi, come ad esempio dover rifare un livello completamente da zero, oppure eliminare poi più avanti una meccanica. Può richiedere molto tempo questa fase, ma è un investimento che alla lunga poi ripaga. Il terzo episodio finisce qui, fatemi sapere in un commento se avete mai ideato un gioco oppure iniziato un progetto e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto!